Lezione 1. Consigli per le vacanze. Anch'io vado in vacanza, ma in una città. Oh, emozionante. Hai qualche consiglio per me? Decisamente. Consiglierei di esplorare i mercati locali, sono pieni di cultura. Sembra fantastico. Adoro scoprire cibi e mestieri unici. Sì, e non dimenticare di provare lo street food, di solito è delizioso. Lo farò sicuramente. Qualche piatto particolare che dovrei cercare? Cerca le specialità locali, spesso mettono in mostra i sapori della regione. Non vedo l'ora. È sempre divertente assaggiare cose nuove. E assicurati di andare in giro, ti imbatterai in gemme nascoste. Lezione 2. Festival di strada. Adoro esplorare sapori diversi ai festival di strada. Uniscono le persone in un modo così vibrante. Sì, è sorprendente come il cibo possa creare un senso di comunità. Mi piace provare piatti di varie culture. È come un viaggio culinario. Assolutamente. Ogni festival ha le sue offerte uniche. Sei stato a qualche grande festival ultimamente? Ci sono andato il mese scorso e il cibo era incredibile. Sembra meraviglioso. Qual era il tuo piatto preferito? C'era questo taco piccante che mi ha fatto impazzire. Lezione 3. Concentrarsi sul fitness. Penso che dovremmo concentrarci sui pesi questa settimana. Sembra un buon piano. Magari iniziare con il cardio per riscaldarsi? Sì, il riscaldamento è essenziale per prevenire infortuni. Mi piace iniziare con una corsetta leggera. Mi fa aumentare la frequenza cardiaca. È un'ottima idea. Poi possiamo passare all'allenamento della forza. Assolutamente. Mi piace usare i pesi liberi per un allenamento per tutto il corpo. Anche io. Aiutano davvero a costruire i muscoli in modo efficace. E possiamo incoraggiarci a vicenda a superare i nostri limiti. Decisamente. È sempre più divertente allenarsi insieme. Lezione 4. Raccomandazioni fantasy. Hai qualche autore fantasy preferito da consigliare? Decisamente. Agatha Christie e Arthur Conan Doyle sono dei classici. Sono ottime scelte. La loro narrazione è senza tempo. Sì, e i loro misteri ti tengono incerto fino alla fine. Adoro il modo in cui creano suspense nelle loro storie. Esattamente. Rende l'esperienza di lettura così coinvolgente. Hai letto qualcuna delle loro opere meno conosciute? Sì, alcune di queste sono gemme nascoste che meritano più attenzione. Dovrò controllarli. È sempre bello scoprire nuove storie. Lezione 5. Esperienza di corsa. È stato fantastico. Qual è stata la parte migliore dell'esperienza per te? Sicuramente correre al fianco di altri che condividono la stessa passione. Questo cameratismo fa davvero la differenza, non è vero? Lo fa davvero. Crea un senso di comunità e incoraggiamento. Mi sentivo pieno di energia semplicemente facendo parte di quell'atmosfera. Sì, l'energia di tutti è contagiosa e ti spinge a fare meglio.
Hai trovato difficile tenere il passo con il gruppo? A volte, ma il supporto degli altri corridori ha reso tutto più facile. Adoro il modo in cui queste esperienze possono motivarci a superare i nostri limiti. Lezione 6. Concorso di prodotti agricoli. Hai sentito del concorso sui migliori prodotti agricoli dell'anno? Sì, è affascinante il modo in cui mette in risalto l'agricoltura locale. Mi piace il fatto che incoraggi gli agricoltori a mostrare il loro lavoro migliore. Esattamente. Porta l'attenzione ai prodotti di qualità e all'artigianato. Che tipo di prodotti pensi che si distingueranno quest'anno? Immagino che frutta e verdura biologica saranno probabilmente al centro dell'attenzione. Ha senso. La sostenibilità sta diventando sempre più importante. Sì, ed è emozionante vedere come l'innovazione gioca un ruolo nell'agricoltura. Non vedo l'ora di vedere i risultati e conoscere i vincitori. Lezione 7. Un ambiente rinfrescante. Non vedo l'ora del nostro viaggio, sarà per noi un ambiente rinfrescante e rilassante. Assolutamente. Non vedevo l'ora di fuggire dal trambusto della città. Essere circondati dalla natura ci aiuterà davvero a rilassarci, non è vero? Sì, posso già immaginare i suoni pacifici degli uccelli e il fruscio delle foglie. Sembra perfetto per rilassarsi e ricaricare la mente. Esattamente. Inoltre, possiamo fare delle escursioni leggere per goderci il panorama. È un'ottima idea. Un po' di esercizio in un ambiente bellissimo fa sempre piacere. Sì, e sarà un modo meraviglioso per entrare in contatto con la natura. Adoro il pensiero di sedermi in riva a un lago e godermi il panorama. Lezione 8. Stile classico. Stai pensando a che stile desideri per il tuo nuovo locale? Io propendo per uno stile classico con una tavolozza di colori caldi. Sembra adorabile. I design classici fanno sempre sembrare uno spazio senza tempo. Sì, e penso che crei un'atmosfera accogliente per gli ospiti. Hai in mente qualche colore specifico per le pareti? Sto considerando creme morbide e magari un tocco di blu scuro per contrasto. Quei colori sarebbero stupendi insieme. Sono così eleganti. Sono d'accordo. Voglio bilanciare la raffinatezza con un'atmosfera accogliente. Hai pensato al tipo di arredamento che desideri? Lezione 9. Accordo delle Nazioni Unite. Sembra ragionevole dedurre che l'accordo segreto stipulato dalle Nazioni Unite non ha funzionato. Sì, i conflitti in corso suggeriscono che non ha raggiunto gli obiettivi prefissati. È frustrante quando gli sforzi diplomatici non portano a una pace duratura. Esattamente. Solleva interrogativi sull'efficacia di tali accordi. Mi chiedo cosa si potrebbe fare diversamente per migliorare i negoziati futuri. Potrebbe richiedere maggiore trasparenza e coinvolgimento da parte delle comunità locali. Questo è un buon punto. Le voci locali possono offrire prospettive preziose. Sì, e promuovere la fiducia tra le nazioni è fondamentale per il successo. Spero che imparino da queste esperienze per creare soluzioni migliori. Lezione 10. Decluttering e organizzazione.
Ehi, hai mai provato a mettere in ordine e organizzare il tuo spazio abitativo nei fine settimana? Sì, lo trovo davvero rinfrescante. Mi schiarisce la mente e il mio spazio. Sono completamente d'accordo. Un ambiente ordinato può aumentare la produttività. Esattamente. Provo sempre un senso di realizzazione dopo l'organizzazione. Hai qualche consiglio per iniziare? Di solito affronto una stanza alla volta per evitare di sentirmi sopraffatto. È intelligente. Concentrarsi su piccole aree lo rende più gestibile. Sì, e spesso creo pile da conservare, donare e buttare via. È un ottimo sistema. Aiuta a prendere decisioni rapide. Lezione 11. Pianificazione delle attività. Perfetto. Lo cercherò e vedrò quali attività hanno lì. Sembra un piano. È sempre positivo avere delle opzioni. Sì, voglio assicurarmi che possiamo goderci al massimo il nostro tempo. Sono d'accordo. Esplorare diverse attività può rendere il viaggio più emozionante. Ci sono cose specifiche che speri di trovare? Mi piacerebbe vedere se offrono avventure all'aria aperta come l'escursionismo o il kayak. Sarebbe fantastico. Essere attivi nella natura è sempre piacevole. Sì, ed è un ottimo modo per legare e creare ricordi insieme. Assolutamente. Pianifichiamo un itinerario perfetto una volta trovate le opzioni. Lezione 12. Divertirsi insieme. Adoro passare il tempo con gli amici, ci divertiamo sempre insieme. È vero. A quali tipi di giochi giochi solitamente? Ci piacciono i giochi da tavolo e alcuni videogiochi per varietà. I giochi da tavolo possono essere così divertenti. Incoraggiano il lavoro di squadra e la strategia. Esattamente. Inoltre, possono portare ad alcuni momenti esilaranti. Mi piacciono i giochi che implicano creatività e risoluzione dei problemi. Hai provato qualche gioco di escape room? Sono elettrizzanti. No, ma ho sentito che sono fantastici. Mi piacerebbe sperimentarne uno. Organizziamo presto una serata di gioco, possiamo provarne alcuni diversi. Lezione 13. Comprendere l'etichetta. Sul biglietto c'erano le istruzioni su come comportarsi in questa occasione. Quindi l'etichetta finì per significare il modo di comportarsi in contesti sociali. Sì, è affascinante come le usanze possano evolversi nel tempo. Esattamente. Comprendere l'etichetta ci aiuta a navigare in varie situazioni. È importante per fare bella figura, soprattutto negli eventi formali. Sono d'accordo. Conoscere l'etichetta corretta può aumentare la propria fiducia. Ti è mai capitato di avere dubbi su come comportarti durante un evento? Sì, ma fare ricerche in anticipo mi aiuta sempre a sentirmi più preparato. Questo è un approccio intelligente. Mostra rispetto per l'occasione. Lezione 14. Sedia da doccia. Assolutamente. Ci assicureremo che nella tua stanza ci sia una sedia per la doccia. Sarebbe davvero utile. Mi sento più sicuro sapendo che è lì. È importante avere le giuste sistemazioni per il comfort. Sì, soprattutto quando la mobilità può essere un problema.
Voglio assicurarmi che il tuo soggiorno sia il più piacevole possibile. Lo apprezzo. È bello sapere che avrò supporto. Controlleremo tutti i servizi necessari prima del tuo arrivo. Sembra perfetto. Mi faciliterà la mente riguardo all'intero viaggio. Sono felice di aiutarti. Il tuo comfort è la mia massima priorità. Lezione 15, banda familiare. Suona in una band e la band suona musica country. Sembra eccitante. La musica country ha una storia così ricca. Sì, e mia madre è una cantante della band, il che lo rende speciale. Che meraviglia! Deve essere fantastico esibirsi insieme come famiglia. Assolutamente. La musica ci avvicina e crea ricordi duraturi. Ti sei mai unito a loro sul palco? Ci ho provato alcune volte, ma sono più una persona che sta dietro le quinte. È comprensibile. Sostenere la famiglia può essere altrettanto gratificante. Sì, e adoro vederli esibirsi e connettermi con il pubblico. Lezione 16, l'eredità della Scozia. Hai conosciuto i famosi scienziati e inventori di quel periodo? Sì, la Scozia è famosa per i suoi contributi nazionali alla scienza. Assolutamente. Figure come Alexander Graham Bell e James Watt sono notevoli. Le loro invenzioni hanno plasmato il mondo in cui viviamo oggi. È affascinante vedere come la loro creatività abbia influenzato vari campi. Sì, e il sistema educativo scozzese ha svolto un ruolo significativo nella promozione del talento. Sono d'accordo. L'enfasi sull'innovazione e sulla ricerca è stimolante. È incoraggiante sapere che grandi menti possono emergere da qualsiasi contesto. Decisamente. L'eredità della Scozia nel campo della scienza e dell'invenzione è qualcosa di cui essere orgogliosi. Lezione 17. Scelte per il pranzo. A pranzo di solito mangiamo un panino, un frutto e una bevanda a base di succo o latte. Sembra un pasto equilibrato. È importante avere una varietà. Esattamente. Penso che mantenga alti i nostri livelli di energia durante il giorno. Inoltre, è facile da preparare e può essere davvero delizioso. Qual è il tuo tipo di panino preferito da preparare? Adoro il classico tacchino e formaggio con alcune verdure fresche. È un'ottima scelta. A volte mi godo un buon panino con burro di arachidi e banana. Sembra gustoso. È un bel mix di sapori e consistenze. Sì, ed è abbastanza saziante da mantenermi soddisfatto fino a cena. Lezione 18. Spesa settimanale. Ehi, hai finito la spesa per la settimana? No, non ancora. Devo ancora fare la spesa per la settimana a venire. Cosa devi ancora ottenere? Devo prendere della frutta e della verdura fresca, insieme ad alcuni snack. Sembra essenziale. Gli spuntini salutari possono davvero aiutare durante la settimana. Assolutamente. Ho bisogno anche di rifornirmi di latticini e pane. È sempre bello avere tutto pronto per pasti veloci. Sì, e cerco di pianificare i miei pasti in base a ciò che compro per evitare sprechi. Questa è una strategia intelligente.
La pianificazione dei pasti consente di risparmiare tempo e denaro. Lezione 19. Nuova routine di allenamento. Carino. Stavo cercando una nuova routine di allenamento. Puoi consigliarne qualcuno? Sicuro. Penso che incorporare un mix di allenamento per la forza e cardio potrebbe essere efficace. Sembra fantastico. Ho bisogno di qualcosa che mi tenga impegnato e sfidato. Hai considerato di provare una lezione di gruppo? Possono essere davvero motivanti. Sì, ho pensato di iscrivermi a un corso di yoga o spin. Entrambe sono opzioni fantastiche. Offrono ottimi allenamenti e un senso di comunità. Esattamente. Adoro l'idea di lavorare con altri che condividono obiettivi simili. Può davvero aiutarti a spingerti a rimanere impegnato e a divertirti. Questa settimana prenderò sicuramente in considerazione le lezioni nella mia palestra locale. Lezione 20. Negoziazione del contratto. Potremmo estenderlo a 3 anni. Sì, possiamo negoziare anche questo. È importante trovare un termine che funzioni per entrambe le parti. Apprezzo la tua flessibilità. Ci dà la possibilità di pianificare a lungo termine. Assolutamente. Accordi più lunghi possono garantire stabilità a tutti i soggetti coinvolti. Quali altri punti pensi che dovremmo trattare nella nostra discussione? Dovremmo anche discutere eventuali modifiche potenziali ai termini durante il contratto. È una buona idea. Essere preparati agli aggiustamenti può aiutare a evitare conflitti futuri. Sì, e questo garantisce che siamo entrambi sulla stessa pagina per andare avanti. Sono felice che possiamo lavorare insieme per raggiungere un accordo reciproco. Lezione 21. Opzioni vegane. Sì, lo fanno. Il loro menù ha una sezione separata per i piatti vegani. È fantastico. È bello vedere più ristoranti che accettano diete diverse. Assolutamente. Dimostra che hanno a cuore le preferenze dei loro clienti. Adoro provare nuovi piatti vegani. Possono essere così creativi e saporiti. Anche io. È sorprendente quanto possa essere diversificata la cucina a base vegetale. Qual è il tuo piatto vegano preferito che hai provato finora? Penso che un curry vegano ben fatto sia difficile da battere. Sembra delizioso. Mi piacciono i tacos vegani con tanti condimenti freschi. Sono fantastici. Diamo un'occhiata a quel ristorante e vediamo cosa offrono. Lezione 22. Influenza storica. I loro incontri divennero noti come parlamenti e il re dovette condividere il potere. Interessante. È affascinante il modo in cui la governance si evolve nel tempo. Sì, sottolinea l'importanza della collaborazione e della rappresentanza. Esattamente. L'idea di condividere il potere è fondamentale per la democrazia. Quali pensi siano state le sfide che hanno dovuto affrontare allora? Immagino che ci fossero disaccordi e conflitti sull'autorità. Decisamente. Bilanciare il potere non è facile, soprattutto in una monarchia. È impressionante come quelle decisioni storiche abbiano modellato la governance moderna. Sì, imparare dal passato ci aiuta ad apprezzare i sistemi attuali. Lezione 23. Chiedere indicazioni. Scusate, potete aiutarmi a trovare il museo? Sicuro.
Proseguire dritto, quindi svoltare a destra al prossimo incrocio. Grazie. È lontano da qui? No, è a pochi isolati di distanza, lo vedrai alla tua sinistra. È bello saperlo. Apprezzo il tuo aiuto. Nessun problema. È sempre bello aiutare qualcuno che ha bisogno. Non vedo davvero l'ora di visitare il museo. Lo adorerai. Hanno alcune mostre affascinanti. Grazie ancora per le indicazioni. Mi assicurerò di verificarlo. Lezione 24. Osservazione della presenza della polizia. A volte vedo le auto della polizia sul ciglio della strada. Sì, è interessante il modo in cui svolgono un ruolo nel mantenimento della sicurezza. Mi fa sentire sicuro sapere che sono in giro. Assolutamente. Forniscono un senso di sicurezza nelle nostre comunità. Pensi che la loro presenza influenzi il comportamento delle persone? Credo di sì. Spesso incoraggia le persone a seguire le regole. È vero. È un promemoria che le forze dell'ordine sono sempre attente. Sì, e ciò dimostra anche l'importanza del sostegno della comunità alla polizia. Esattamente. Una relazione positiva può migliorare la sicurezza generale. Lezione 25. Materiale scolastico. C'è un temperamatite proprio lì, sullo scaffale laggiù. Grande. Prendiamoli, ne abbiamo bisogno per il nostro materiale scolastico. Assolutamente. È sempre utile avere un temperino a portata di mano. Sì, soprattutto quando abbiamo molte matite da usare. Pensi che dovremmo prenderne qualcuno in più per ogni evenienza? È un'idea intelligente. È meglio essere preparati a tutto. Inoltre, di solito sono poco costosi, quindi perché non fare scorta? Esattamente. Mi piace sempre avere dei backup per le forniture essenziali. Prendiamoli e controlliamo la nostra lista. Lezione 26. Lettura in famiglia. Ho intenzione di acquistare libri per i miei familiari, amano leggere. È un'idea davvero ponderata. I libri sono regali fantastici. Sono d'accordo. Dimostra che ti preoccupi dei loro interessi. Hai in mente generi specifici per ogni persona? Sì, mia sorella adora i thriller, mentre mio fratello preferisce il fantasy. Sono ottime scelte. E i tuoi genitori? Penso che apprezzerebbero alcuni romanzi storici o biografie. Queste sono opzioni eccellenti. Possono essere sia divertenti che educativi. Esattamente. Voglio scegliere qualcosa che li coinvolga. Lezione 27. Fascino per l'antica Grecia. Wow, sono sempre stato affascinato dall'antica Grecia. È fantastico. C'è così tanto da esplorare nella loro storia e cultura. Assolutamente. La filosofia, l'arte e l'architettura sono tutte così intriganti. Sì, e anche le storie dei loro dei ed eroi sono accattivanti. Un giorno mi piacerebbe visitare siti storici come l'Acropoli. Sarebbe un'esperienza straordinaria. Vedere quelle rovine di persona è nella mia lista. Aggiungerò anche quello alla mia lista.
Cos'altro trovi affascinante? I Giochi olimpici sono iniziati nell'antica Grecia, il che è incredibile a pensarci. Sì, è affascinante come quella tradizione continui ancora oggi. Lezione 28. Andare in bicicletta come attività. Se vogliamo rimanere attivi, che ne dici di andare in bicicletta? Sembra un'ottima idea. È un modo fantastico per godersi la vita all'aria aperta. Assolutamente. Inoltre, è un esercizio a basso impatto che chiunque può fare. Sì, e possiamo esplorare nuovi sentieri mentre prendiamo una boccata d'aria fresca. Conosci qualche bella pista ciclabile nelle vicinanze? Ho sentito parlare di un bellissimo sentiero che costeggia il fiume. Sembra perfetto. Pedalare vicino all'acqua potrebbe essere così rinfrescante. Sì, e potremmo anche avvistare qualche animale selvatico lungo il percorso. Adoro quell'idea. Pianifichiamo presto una giornata. Lezione 29. Lavori per studenti. Ad alcuni studenti piace davvero il loro lavoro part-time, non credi? Sì, moltissimo. Trovano che questi lavori siano una piacevole pausa dallo studio. È interessante come il lavoro possa fornire una prospettiva diversa sulla vita. Esattamente. Li aiuta a sviluppare competenze e incontrare nuove persone. Ma non tutti gli studenti hanno la stessa sensazione riguardo al lavoro mentre studiano. È vero, alcuni trovano stressante bilanciare entrambi. Si tratta di trovare il giusto equilibrio che funzioni per ogni individuo. Sono d'accordo. Coloro che amano il proprio lavoro spesso si sentono più soddisfatti. Sì, e può anche aiutarli finanziariamente, il che è un vantaggio. Lezione 30. Viaggiare in aereo. A mio fratello piace viaggiare. Gli piace volare in aereo. Sembra eccitante. Viaggiare apre sempre nuove esperienze. Sì, ama l'emozione del decollo e vedere le nuvole dall'alto. Lo posso capire. C'è qualcosa di magico nel volare. Parla spesso dei diversi posti che vorrebbe visitare in seguito. È fantastico. Pensi che abbia una destinazione preferita? Penso che adori davvero visitare città ricche di storia e cultura. Questi sono spesso i luoghi più affascinanti da esplorare. Assolutamente. Spero di unirmi a lui in una delle sue avventure un giorno. Lezione 31. Collaborazione aziendale. Sì, credo che le nostre aziende possano trarre vantaggio dalla collaborazione. La collaborazione potrebbe portare a nuove e entusiasmanti opportunità per entrambe le parti. Esattamente. Unire le nostre forze potrebbe creare un vantaggio competitivo. Sono d'accordo. Condividere risorse e conoscenze può migliorare i nostri progetti. Hai pensato a quali aree specifiche possiamo collaborare? Penso che le nostre strategie di marketing potrebbero completarsi bene a vicenda. Sembra promettente. Una campagna congiunta potrebbe raggiungere un pubblico più ampio. Sì, e possiamo imparare dai successi e dalle sfide degli altri. Descriviamo una proposta e discutiamola ulteriormente con i nostri team. Lezione 32. Tono professionale nello sport. È interessante come si è evoluto il tono professionale nello sport, non è vero? Sì, in effetti,
È stato King e non il giocatore maschile John McEnroe ad avviare la pratica di discutere contro gli arbitri. È vero. Il suo comportamento appassionato ha cambiato il modo in cui i giocatori interagivano con gli arbitri. Esattamente. Ha aperto discussioni sulla sportività e sul rispetto. Pensi che abbia migliorato l'atmosfera generale nello sport? Credo di sì. Ha incoraggiato gli atleti ad esprimersi mantenendo la professionalità. Sì, ed è importante per l'integrità del gioco. Assolutamente. Bilanciare emozione e rispetto è fondamentale in ogni sport. Spero che i futuri atleti continuino a imparare da questi esempi. Lezione 33. Tecniche organizzative. Una tecnica è guadagnare un po' di soldi allo stesso tempo. Sembra interessante. Come pensi di farlo? Organizzando eventi per i quali le persone sono disposte a pagare, come i workshop. È un'ottima idea. Le persone amano apprendere nuove competenze ed esperienze. Sì, ed è un buon modo per fare rete con gli altri nella comunità. Sono d'accordo. Un'altra tecnica è organizzare i nostri programmi per massimizzare la produttività. Esattamente. Un piano ben strutturato può fare un'enorme differenza. Hai qualche metodo specifico che ti piace usare? Preferisco gli strumenti digitali per tenere tutto in un unico posto e facilmente accessibile. Lezione 34. Scelte salutari. Sono d'accordo, è importante mangiare sano. Cos'altro dovremmo ottenere? Penso che dovremmo assolutamente includere più frutta e verdura nella nostra lista della spesa. È un'ottima idea. I prodotti freschi sono essenziali per una dieta equilibrata. Sì, e possiamo anche cercare dei cereali integrali. Assolutamente. Forniscono grande energia e sostanze nutritive. Non dimentichiamoci anche delle proteine magre. Sono importanti per i nostri pasti. Sì, dovremmo controllare opzioni come pollo o tofu. Perfetto! Sono entusiasta di preparare insieme alcuni piatti sani. Non vedo l'ora. Cucinare pasti sani è così gratificante. Lezione 35. Meraviglie sottomarine. Sì, abbiamo visto pesci colorati, bellissime barriere coralline e persino una tartaruga marina. Sembra incredibile. Lo snorkeling deve essere stata un'esperienza davvero straordinaria. Lo è stato davvero. Il mondo sottomarino è così vibrante e pieno di vita. Posso solo immaginare la bellezza di nuotare accanto a quelle creature. Assolutamente. Sembrava di essere in un mondo completamente diverso. Mi piacerebbe provare a fare snorkeling un giorno. Sembra un'avventura. Dovresti assolutamente. È un'esperienza che non dimenticherai mai. Non vedo l'ora di esplorare l'oceano da solo. Pianificheremo presto un viaggio di snorkeling insieme.